Salve a tutti e benvenuti alla 23esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo oggi con il capitolo dedicato agli anni 60 e vediamo il periodo che va dal 1964 al 1966. Sono gli anni in cui in America iniziano le proteste studentesche, ma anche anni in cui avvengono ulteriori trasformazioni nel mondo degli studios che sono destinati a trasformarne il volto per sempre. Partiamo! Nel 1964 all'Università di Berkeley in California scoppia la protesta studentesca per i diritti civili e che darà l'avvio ad un'ondata di contestazioni che si estenderà a tutto il mondo e che culminerà in Europa con gli eventi del 68. Negli stessi anni si diffonde sempre più il movimento hippie e la controcultura giovanile, caratterizzata dalle proteste contro la guerra del Vietnam, per la libertà sessuale e la liberalizzazione delle droghe. Numerosi sintomi del disagio giovanile verranno raccolti anche dal cinema, come nel film Easy Rider di Dennis Hopper del 69 o il film documentario di Warner Bros. Del 70, Woodstock, 3 giorni di pace, amore e musica. Comunque queste proteste sono ancora un fenomeno marginale nella società americana e non hanno ancora assunto le dimensioni di quel fiume in piena che avranno alla fine degli anni 60. Comunque adesso vediamo quali sono i film più importanti che escono in questo periodo. Il 1964 premia con 8 Oscar e il miglior incasso la commedia musicale di George Cukor My Fair Lady, interpretato da Audrey Hepburn e Rex Harrison. Il film è tratto dall'opera teatrale Pigmalione di George Bernard Shaw e racconta la storia di un professore che scommette con un collega di riuscire in 6 mesi a trasformare una umile fioraia in una donna di alta classe. L'esperimento riesce oltre le aspettative perché i due si innamorano. Questo film, realizzato senza dubbio con grande eleganza e finezza da un veterano e grande professionista del genere, è considerato però un altro sintomo di decadimento del genere musical. Alcuni critici sostengono che sia proprio questa sua dominante sofisticata e ricca a farlo ad assomigliare più ad un atelier d'altri tempi che non ad un musical dinamico e complesso. In ogni caso, il musical, al di là delle sentenze dei critici, dato continuamente per moribondo, pare che non abbia alcuna intenzione di morire, come dimostra il prossimo film che vi segnalo e che esce nello stesso anno. Ma subito dopo My Fair Lady, nel favore del pubblico del 1964, viene ancora un altro musical, il film per ragazzi Mary Poppins, diretto per la Disney da Robert Stevenson e interpretato da Julie Andrews. Questo film lancia la carriera di Julie Andrews, che era una già affermata attrice di teatro e che per la verità ambiva la parte di protagonista nel film My Fair Lady, che aveva già portato a Broadway, ma quando Jack Warner preferì andare sul sicuro e affidare la parte alla Audrey Hepburn, accettò la proposta di Disney per realizzare questo film. E l'idea, bisogna dire, che è stata indovinata, perché da qui in poi infilerà una serie di successi dopo l'altro, come Tutti insieme appassionatamente, che vedremo fra poco, oppure ancora Il sipario strappato di Hitchcock. L'affare va ancora meglio a Disney, che grazie ai proventi di questo film potrà acquistare i terreni in Florida per un nuovo grande progetto, Disney World. E nel 1964 esce anche un'altra famosissima commedia hollywoodiana, La Pantera Rosa di Blake Edwards, interpretato da David Niven, Claudia Cardinale e Peter Sellers.
Il film racconta la storia di un famoso ladro chiamato La Primula, sulle cui tracce è l'ispettore francese Clouseau, che tenta di rubare un prezioso diamante chiamato appunto la Pantera Rosa. Il diamante sparirà, ma del furto verrà accusato l'ispettore. Per la verità questa storia non è che sia particolarmente originale. Il film però ha avuto un grandissimo successo, ma per i motivi completamente diversi da quelli che si aspettava la United Artists. Innanzitutto c'è l'animazione dei titoli di testa, risultata così simpatica e divertente da diventare più famosa del film stesso, tanto che ne è poi derivato una serie indipendente di cartoni animati. Il secondo motivo è l'interpretazione di Peter Sellers, che peraltro fa una parte secondaria ed era stato assunto all'ultimo minuto perché il suo ruolo lo doveva ricoprire Peter Ustinov, che però aveva dato forfait 3 giorni prima delle riprese e così Peter Sellers ha avuto solamente 3 giorni per prepararsi. Però la sua interpretazione è risultata così divertente e simpatica che i critici hanno attribuito il grande successo di questo film proprio alla sua interpretazione. E difatti poi il suo personaggio darà vita a una serie almeno di una decina di sequel, tutti incentrati questa volta sull'ispettore pasticcione. Il Dottor Stranamore è una commedia nera del 1964 diretta da Stanley Kubrick con Peter Sellers che interpreta ben 3 personaggi. Il film racconta della corsa disperata delle massime autorità del governo per fermare un bombardiere americano che porta una bomba atomica da sganciare sull'Unione Sovietica, secondo gli ordini di un generale americano pazzo e paranoico. Ma ogni tentativo risulterà inutile e la bomba verrà sganciata. Il tema è agghiacciante e si sente fortissima l'eco della crisi di Cuba di 2 anni prima. Forse l'originalità di questo film sta proprio nell'aver trattato questo tema terribile in forma di commedia e questo rende il messaggio ancora più penetrante che non se fosse stato trattato in forma drammatica. In America ha avuto un grandissimo successo, si piazza per i primi 10 incassi dell'anno e questo certamente si spiega sia con la memoria della crisi di Cuba, come dicevo, di 2 anni prima, ma anche in genere per la diffusa paura dell'olocausto nucleare che incombe su tutta la società americana. In Europa ha avuto molto meno successo, in Italia in particolare arriva non oltre il 94esimo posto. In ogni caso questo film resta comunque uno degli immortali capolavori di Kubrick. Tutti insieme appassionatamente è una commedia musicale di Robert Wise interpretata da Julie Andrews e Christopher Plummer. Il film racconta di una giovane suora che viene inviata come istitutrice presso un ricco vedovo con 7 figli e del rapporto di amicizia che nasce fra loro, oltre che dell'amore per il ricco vedovo. Questo film ha avuto un successo straordinario, è campione di incassi dell'anno, vince 5 premi Oscar ed è considerato forse il rilancio del genere musical, anche se ormai solo come divertente prodotto per bambini, come è stato Mary Poppins dell'anno precedente o sarà il favoloso Dottor Dolittle che uscirà fra 2 anni. Grazie al successo di questo film, la Fox riesce finalmente a risanare i propri bilanci dopo il disastro di Cleopatra. E grazie al successo di questo film, Darryl Zanuck si illude che questa sia davvero la strada e si lancerà in una serie di progetti analoghi altrettanto dispendiosi. Ma la fortuna gli volgerà presto le spalle, come vedremo tra poco. Con il Dottor Zivago del 1965, David Lean firma un altro colossal storico melodrammatico. Si tratta dell'adattamento dell'omonimo romanzo di Boris Pasternak, interpretato da Omar Sharif e Julie Christie, e racconta una storia d'amore sullo sfondo della rivoluzione sovietica.
Questo film ricorda un po' Via col vento per il tono epico da melodramma d'amore. Ha un grandissimo successo, vince 5 Oscar e come incassi viene subito dopo Tutti insieme appassionatamente, secondo, quindi in Italia addirittura campione di incassi. Batte perfino Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone. Il tema di Lara poi è diventato un mito. Nel 1966 la Paramount passa sotto il controllo della Gulf and Western Company. Ormai anche alla Paramount i tempi stanno cambiando, i bilanci sono sempre in rosso e la società per rimanere a galla deve vendere una dopo l'altra le sue proprietà immobiliari. Finché si fa avanti Charles Bluhdorn della Gulf and Western, una società conglomerata con interessi nei settori più diversi e che già da tempo sta estendendo il suo business alla televisione e alla musica. Con l'acquisizione della Paramount, la Gulf and Western entra ora anche nel business del cinema. Barney Balaban, il presidente che l'aveva guidata per quasi 30 anni, dopo che il fondatore Adolf Zukor era stato estromesso a causa del fallimento del 1933, si dimette a sua volta ed esce dalla società. Da questa acquisizione prenderà avvio una ristrutturazione societaria che darà origine alla nuova Paramount Pictures, ma anche alla società di produzione televisiva Paramount Television e all'etichetta discografica Paramount Records. Ma importanti cambiamenti stanno avvenendo anche in casa Warner. La Seven Art è una società costituita 10 anni prima da Ray Stark ed Elliot Hyman, due produttori che operano prevalentemente nel campo della televisione e che hanno già un piede nella Warner perché possiedono un consistente portafoglio di diritti di sfruttamento televisivo dei suoi film. Ma nel 1966 la società acquista dal vecchio Jack Warner il pacchetto azionario di controllo della Warner Bros. Nasce la Warner Bros. Seven Art, che amplia i suoi interessi dalla televisione al cinema e incorpora anche quelli che già la Warner aveva nella produzione musicale con la Warner Records. E così esce di scena uno degli ultimi fondatori del mito hollywoodiano, rimasto ormai da qualche tempo solo al comando dopo la morte del fratello Sam e l'estromissione degli altri fratelli. I tempi stanno cambiando, il ruolo degli studios non è più quello di produrre film, ma di finanziare e distribuire film la cui produzione è data in outsourcing ai produttori indipendenti. Ed è un ruolo nel quale un vecchio produttore come lui, abituato a dire l'ultima parola dalla sceneggiatura al montaggio finale, si sente fuori posto. In ogni caso la nuova società, la Warner Bros. Seven Art, avrà vita breve e ne riparleremo ancora, ma adesso torniamo in sala. In 1966 vede l'assegnazione dell'Oscar per il miglior film a Un uomo per tutte le stagioni, prodotto e diretto dall'inglese Fred Zinnemann. Il film, tratto dall'omonima opera teatrale di Robert Bolt, che ne scrive anche la sceneggiatura, racconta la storia di San Tommaso Moro che, pur di non venire meno ai suoi principi e alla sua fede cattolica, si oppone al re Enrico VIII che lo condanna a morte. È un film che ha avuto anche un discreto successo di pubblico, adesso niente di eccezionale, d'altra parte l'argomento non è di quelli più invitanti per il grande pubblico. Però segnala comunque che c'è una fetta di pubblico che non è interessato al cinema solo come una pura e semplice forma di svago. Ed è una fetta di pubblico che diventerà sempre più importante e significativa perché ben presto sarà alla fin dei conti l'unica disposta ad alzarsi dal comodo divano, uscire di casa ed andare al cinema. Il box office del 1966 assegna invece la vittoria a La Bibbia di John Huston, una coproduzione italo-americana fra Dino De Laurentiis e la 20th Century Fox, uno degli ultimi colossal epico-religiosi che racconta gli episodi della Genesi dalla creazione al sacrificio di Isacco.
E come accadeva ai Colossal di quegli anni, il film incassa parecchio, ma non abbastanza da coprire i costi. E così muore sul nascere l'ambiziosissimo progetto di Dino De Laurentiis, che era quello di portare sullo schermo l'intera Bibbia, affidando ogni capitolo a un regista diverso. Forse un po' megalomane. Nel 1966 riscuote grande successo anche il film di esordio di Mike Nichols, Chi ha paura di Virginia Woolf, interpretato da Elizabeth Taylor e Richard Burton. Il film è tratto dall'omonima pièce teatrale e parla di una coppia che, vissuta per anni nella routine, improvvisamente dà sfogo alle frustrazioni accumulate negli anni in un'esplosione di violenza verbale reciproca sotto gli occhi esterrefatti di una coppia di invitati. Quest'opera è una magistrale prestazione di due attori straordinari, nonché una grandissima performance di un regista che fino ad allora aveva lavorato solo in teatro e che l'anno prossimo dirigerà un altro film straordinario, Il laureato. Ma il film diventa famoso soprattutto per il linguaggio scurrile utilizzato. Nell'America puritana di quegli anni la cosa desta uno scandalo tale che si mobilita perfino la Legione per la Decenza. La Legione per la Decenza è un potente gruppo di opinione promosso dalla Chiesa Cattolica americana, capace di mettere in atto dei boicottaggi molto seri e anche imbarazzanti per i produttori, in questo caso la Warner Bros. Appunto che l'ufficio per l'applicazione del codice di autocensura, il codice Hayes, nega il nulla osta. Ma in questo caso la Warner Bros. Decide di tirare diritto e il film esce senza il bollino di approvazione. E questa è un'altra dimostrazione che il codice Hayes è ormai diventato totalmente anacronistico e in fondo ormai una tigre di carta. Tanto che fra un paio d'anni verrà abrogato. Un altro film di grande successo del 1966 è I Selvaggi, diretto e prodotto da Roger Corman. È un film che racconta le gesta di una banda di motociclisti che, insoddisfatti dalle parole di circostanza con cui viene accompagnata la sepoltura del loro capo, si scatenano in una serie di risse e devastazioni. È un film girato a basso costo, tipico di tutti i film di Corman, ed è uno dei suoi colpi fortunati. Roger Corman è uno di quei pochi registi e produttori che più di tutti ha saputo approfittare della dissoluzione dello studio system e della possibilità data quindi anche ai produttori indipendenti di affacciarsi sul mercato. Questo è un film girato con una sincerità crudele, priva di stereotipi e che darà avvio a una lunga serie di biker movies, un sottogenere già lanciato 10 anni prima con Il Selvaggio interpretato da Marlon Brando e che culminerà fra un paio d'anni con Easy Rider di Dennis Hopper. È un film girato tutto con la telecamera a mano, quasi si trattasse di un reportage sulla subcultura giovanile degli Stati Uniti che già sta crescendo in questi anni e già sta suscitando un'ondata di indignazione moralistica. Un altro segno del cambiamento dei tempi. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video vedremo il biennio 67-68 che vedrà ulteriori cambi di proprietà nel mondo degli studios, ma anche importanti avvenimenti come l'abolizione del codice Hayes, il codice di autocensura, e l'inizio del fenomeno della New Hollywood. Grazie per avermi seguito fino qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!